Buongiorno ragazzi e benvenuti al terzo video dedicato ai tutorial per l'utilizzo del software Revit Architecture. La scorsa volta abbiamo visto come creare i livelli, quindi impostare i livelli e le viste di pianta. Oggi vedremo altri due argomenti fondamentali, ovvero l'impostazione dell'unità di misura, che è una cosa fondamentale prima di iniziare, prima di partire con un progetto in Revit, e seconda cosa il funzionamento della finestra di selezione e del filtro selezione. Prima di iniziare ovviamente come vi ho detto dobbiamo impostare l'unità di misura, quindi dove troviamo l'impostazione per modificare l'unità di misura lo troviamo su scheda gestisci, gruppo impostazioni, unità di misura. Vi si aprirà questa finestra di dialogo e vedete che avete le varie unità di misura delle dimensioni, delle quantità, quindi ad esempio la lunghezza vogliamo utilizzare i metri, è già impostato in metri, ma possiamo ovviamente decidere l'arrotondamento, quindi quanti decimali inserire all'interno delle nostre quote, e anche la possibilità di inserire davanti il simbolo dell'unità di misura. Invece non vogliamo solamente vedere un carattere numerico, ma anche la scritta, ad esempio M davanti al numero. In questo caso abbiamo l'unità di misura fissata in metri, quindi avremo la M. Se dovessimo decidere di selezionare i centimetri, ovviamente avremo come simbolo di unità di misura i centimetri. Lasciamo in questo momento i metri con 2 decimali come arrotondamento. Stessa cosa possiamo farlo per le altre unità di misura, quindi per l'area possiamo decidere se avere l'unità di misura in metri quadri, centimetri quadrati, millimetri quadrati, acri, ettari, eccetera, eccetera. Noi per comodità di impostazione europee ovviamente lasceremo i metri quadrati, i metri cubi e così via. Quindi questa è la finestra di dialogo per impostare l'unità di misura. Secondo comando che volevo farvi vedere è la nostra finestra di selezione. Inseriamo ad esempio dei muri in maniera molto rapida. Volevo farvi vedere veramente il funzionamento in maniera molto veloce. Tracciamo una scatola di muri. Perfetto. Vedete che in questo caso ho solamente creato una scatola vuota con dei muri alti di default 3,10 m. Torniamo nella vista di pianta e decidiamo di selezionare tutti i muri. Se io parto tenendo schiacciato il pulsante sinistro del mio mouse dalla sinistra verso destra, vedete cosa succede. La finestra di selezione, a parte che ha un rettangolo tutto pieno, e mi fa illuminare l'oggetto che viene interamente contenuto all'interno di questa finestra di selezione. Se io volessi appunto selezionare tutto il quadrato, dovrei circoscrivere tutta la scatola, ok? Quindi se io parto da sinistra verso destra, tutto quello che viene compreso all'interno della finestra di selezione viene automaticamente selezionato. Vedete, io parto, seleziono, lascio il mouse, automaticamente mi si illumina in blu tutta la scatola dei muri. Se io invece parto da destra verso sinistra, vedete cosa succede? La finestra di selezione non è più continua, ma è tratteggiata. E tutto ciò che tocca viene selezionato, ok? Quindi non è più tutto ciò che viene circoscritto all'interno della finestra di selezione, ma tutto ciò che viene toccato. Questo ci serve quando abbiamo ad esempio tantissimi oggetti uno attaccato all'altro. Se noi dovessimo utilizzare la finestra generale, quella tratteggiata, sarebbe abbastanza un guaio riuscire a selezionare il nostro oggetto. Discorso diverso se invece dovessimo andare a usare la finestra di selezione a partire da sinistra verso destra. Facciamo un esempio, inseriamo degli altri muri all'interno della nostra scatola per andare a rendere l'esempio un po' più profondo. Inseriamo i muri in questo modo. Ok, supponiamo che io voglia selezionare questo muro, o lo vado
a toccare con la freccia del mouse, oppure lo devo selezionare. Quindi o ci vado veramente vicino e lo seleziono, oppure viceversa lo circoscrivo interamente e lui automaticamente me lo seleziona. Quindi è molto importante capire da che parte inizia la finestra di selezione. Quindi da sinistra verso destra, ricordatevi, tutto ciò che comprende interamente viene selezionato. Tutto ciò che invece a partire da destra verso sinistra, tutto ciò che viene toccato, viene automaticamente selezionato. Facciamo ora un terzo esempio. Vi spiego in maniera molto rapida il funzionamento del filtro di selezione, che questo è veramente molto fondamentale. Inseriamo delle porte all'interno dei muri in maniera molto casuale. Perfetto. Noi vogliamo selezionare solamente le porte, quindi abbiamo due strade. La strada più lunga, ovviamente, io tocco con il puntatore del mouse, tengo schiacciato CTRL e vado avanti a selezionare in maniera multipla tutte le porte. Seconda strada, un pochettino più veloce, inizio da partire da sinistra verso destra con una finestra di selezione che comprende tutte le porte. Però vedete cosa succede? All'interno io comprendo anche due muri che in questo momento a me non servono. Quindi che cosa posso fare? Io ho bisogno di selezionare tutte le porte in questo momento, quindi comprendo tutta la scatola. Vedete che in alto nella barra delle opzioni automaticamente mi compare questo simbolo con scritto filtra. Clicco, finestra di dialogo mi sta chiedendo che tipo di categoria vuoi selezionare. Tutte e due, quindi muri e porte. Vedete che lui automaticamente mi ha riconosciuto che sono stati selezionati 10 muri e 5 porte, oppure solamente una delle due categorie. Io in questo caso voglio dire selezionami solo le porte, quindi disattivo i muri, do l'ok e automaticamente mi seleziona solamente le porte. Quindi questo è un metodo molto rapido per andare a filtrare le varie selezioni. Aumentiamo un pochino la difficoltà, inseriamo anche delle finestre. Quindi mettiamo delle finestre perimetrali, in questo modo. Supponiamo di dover prendere di nuovo solamente le porte. Quindi seleziono tutto, filtra. Ecco, in questo caso ci sono solamente 3 categorie, ma immaginate un progetto enorme con un sacco di categorie, quindi ci sono pavimenti, muri, porte, scale, finestre, solette, arredi, facciate continue, annotazioni, quote, note chiave, ci può essere veramente qualunque tipo di categoria. Quindi io che cosa faccio? Deseleziono tutto, a prescindere, e poi seleziono solo la categoria che mi interessa. Ad esempio, porte, do l'ok, automaticamente cosa ha fatto Revit? Mi ha escluso tutto e ha tenuto solamente le porte. Quindi mi raccomando, questo è un comando molto molto importante prima di iniziare a diciamo interfacciarsi e iniziare a creare un progetto in Revit. Questi due comandi sono fondamentali, quindi gestione unità di misure, perché il rischio è di iniziare a disegnare, poi uno si rende conto che disegna in millimetri e deve automaticamente scalare tutto il progetto, e in Revit scalare non è una cosa molto molto semplicissima e flessibile. Seconda cosa, la finestra di selezione. Quindi finestra selezione, filtro selezione sono due comandi veramente molto importanti in Revit. Bene, io direi che anche per oggi il terzo video sui tutorial Revit è concluso. Noi ci vediamo la prossima volta e inizieremo a trattare la creazione dei muri. Quindi partiremo con la creazione dei livelli che abbiamo già visto nel secondo video e inizieremo a creare il nostro edificio, quindi impostare i muri, impostare le varie quote,
e i vari inserimenti, spessori e tutto quello che ci serve per creare la nostra scatola architettonica. Alla prossima!